tempo di rimettersi in gioco, non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Nero Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Nero Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Nero Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Maturo. Cazzo guardi altra trasmissione. Venerdì 19 settembre, bentornati su Radio Rossonera, questa è Lunch Press e oggi il tridente, direi, lo definirei il tridente delle meraviglie. Jack lo conoscete già, ciao sì, Jack, in arte buongiorno. Walter Junior Messias, quello che abbassa il livello del tridente, ma ci sono E comunque. il puntero centrale, Carmine Del Grosso, ciao Carmine. Porterò questa squadra alla vittoria. Porterai questa squadra? Beh, speriamo. È una promessa. Quanti gol ci prometti quest'anno? Doppia cifra. Doppia cifra? Doppia cifra. Quindi meno di Loftus Cheek. Più Fofana. Come meno? Meno doppia cifra, meno di Loftus Cheek. Loftus quest'anno ne fa 20, ragazzi. 21. Ne fa... Poi ti svegli. Il problema è ti svegli tutto sudato. Poi ti svegli. Bentornati ragazzi, bentornati. Oggi l'ospite ce l'abbiamo in studio, per cui possiamo anche aprire da subito le telefonate. Ovviamente domani si gioca contro l'Udinese. Ragazzi, siamo già nel cuore di questa stagione, ma senza Rafa Leao, il nostro miglior giocatore. Quindi lì davanti giocherà ancora Santi Gimenez. Carmine, Sì. Cosa vuoi sapere? Va. voglio sapere la Vai, tua, Edoardo. perché è divisivo questo Santi Gimenez. È divisivo. Tu da che parte È come stai? il latte Dalla di soia, Sì. è divisivo. Da che parte stai? Dalla parte che il latte parte di del soia latte fa di bene soia. o che il latte di soia fa male? Fa bene, sono dalla parte dei Santi. Perché Sei dalla parte dei Santi. è una persona che ci mette cuore e quindi devo fare il tifo per lui. Vive un momento di difficoltà. Basta metterci il cuore, è la domanda. Vabbè, e che facciamo? Le cose esistenzialiste adesso. Io sono dalla parte, Ma parte ce l'hai di i Santi. numeri? L'ha dimostrato. Guarda il gol che ha fatto. In nazionale. Esatto. Però c'è da dire che effettivamente l'ultima partita, Jack, Ha faticato. qualche errore, ma soprattutto secondo me non è sereno. No, errori di testa. Allora, premetto che io invece sono molto contro il latte di soia. Per il semplice fatto che a me il latte di soia fa male perché sono allergico alla soia. Però non è un giudizio assoluto sul latte di qui soia. una guerra. Problema mio. No, so io che sono allergico alla soia. Però ecco, meglio l'allergia alla soia che a robe molto Meglio più. essere allergico al latte di soia che alla birra, dai, diciamo. Per esempio, Così. no, adesso tornando a noi, ha fatto sì degli errori di testa perché io, mi arriva la palla tu per tu col portiere, è diretto con la porta, lì un attaccante in fiducia prende calcio, non ci pensa neanche. Lui invece cerca disperatamente la garanzia di fare quel gol spostandosi, cercando
di far sdraiare Skorupski, e poi alla fine quando lo fa sdraiare è troppo defilato e prende il Prende palo. quel palo. Qui dicono errori di testa, di destro, di sinistro, effettivamente ne ha fatti. Che consiglio ti senti ad esempio tu se ti senti agitato prima di uno ti senti mai agitato prima di uno spettacolo, prima di entrare in sì? Ancora? C'è quella tensione. Sì, Allora io consiglio una canzone a Santi Gimenez da sentire prima di... È Figli delle Stelle di Alan Sorrento. Noi siamo che a me delle mette stelle. tranquillo. Lui ha bisogno di serenità. Cioè Carmine De Grosso aspetta prima dello spettacolo, si mette lì nella sua sì? E ascolto Figli delle Stelle perché mi dà serenità. Allora è vero che la musica in tantissimi negli spogliatoi. Tra l'altro, a proposito di musica e calcio, mi è venuto in mente che non l'abbiamo detto, ma Moise Kean è il primo calciatore ad avere una sua canzone inserita all'interno della colonna sonora di FC26 quest'anno. È vero? Fa cagare, dai, possiamo dire. Ma chi, Moise Kean o FC? Perché Ma dai, su, dai. non sei convinto da è come quelli che a un questi... certo punto dicono adesso so cucinare e mi apro un ristorante, però Non ti convincono No, questi però rap? Perché anche noi ne abbiamo uno. Non ti piace neanche Way 45? Way 45? no, Non ti piace? No. No. Ma hai visto invece come voglio un tuo giudizio su come ballano i calciatori, su come balla Leao? Hai mai visto i video in cui Leao balla? Sì. Che sono tutti perché si tengono la mano sul Cioè questa è una guerra che dobbiamo portare avanti tutto l'anno. Sul pacco. sul pacco? Perché tengono la mano sul pacco? Non lo so, gesto scaramantico. Sì, dici penso di sì, non lo so. o perché non sanno dove metterlo. Perché non sì. farlo porta male. Come gli anziani che a un certo punto mettono no, i bambini mettono la mano lì ogni tanto. Sì. No, però stavo notando che il profilo di Way 45 ha pochi follower rispetto a Leao. Quando lui vuole fare i numeri anche sulle canzoni li mette sul profilo Leao. Sì, ma non Ve lo faccio presente, ve la butto lì. è roba loro. Non è roba. Ma no. Meglio- Va bene come passatempo, va benissimo come passatempo, però. Meglio come calciatore. Invece, restando lì in attacco, Nkunku ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, è entrato bene. Si direbbe è uno sgamato. È uno sgamato? Sì, si vede, ha fatto l'occhiolino sul calcio di rigore, poi non ce l'hanno assegnato, però comunque è entrato bene, cioè con voglia di fare, non sente la per pressione. aver fatto Anche 3 Lukumi minuti. è entrato bene, gli è entrato bene nella schiena, però sì. tutto buono. Non sente la pressione. Ma Lì cosa è successo? Che è successo? Il VAR. Perché gli ha fatto vedere solo un Ma pezzettino? Stavano ascoltando Perché Way sono- 45. ci hai erano fatto caso? distratti. Allora, io empatizzo con gli arbitri in questo momento. Cioè? A parte l'errore, ma tu hai visto che hanno perso, cioè l'arbitro non è più abituato ad arbitrare ormai. Cioè, è solamente uno che gestisce il traffico. Cioè, una volta pigliavano le decisioni. Sì. Adesso no, adesso sono diventati dei commessi della Lidl, devono andare al monitor, hanno il microfono per parlare. Tra l'altro devono parlare in pubblico, non è facile. Gli hanno messo pure la telecamerina sopra per... Sì. Cioè, che cosa sono diventate? Delle macchine di E Google la cosa Maps. bella è che nonostante tutto questo passi avanti verso la trasparenza zero. Neanche per fine. Ma se tu ti disabitui a fare una roba poi non la fai più. No, Questo è però il poi problema. secondo me al di fuori di tutto va sempre considerato un aspetto, cioè come noi lo diciamo dei calciatori, in questo caso per me è giusto anche dirlo degli arbitri. Quindi secondo me già il parlare così in centro stadio davanti a 30 negli stadi più piccoli, 80 a San Siro, 1000 persone non è facile. Poi quel poverino, adesso non ricordo chi era, Sì. ma quel povero cristiano che l'ha fatto per primo a Como, È venuta una cosa Como tipo Lazio, regime, sembrava un sì, ma discorso poi del ovviamente genere. l'hanno iperparodizzata certo. sui social, e comunque gli arbitri li guarderanno i social, quindi Assolutamente. ci saranno resi conto. Cavolo, non è facile, no, perché quello cioè, no. il primo che lo fa, che deve aprire la strada, viene distrutto Chiaro. su pubblica piazza. Poi devi farlo tu, ma non a Como dove ci sono 20.000 posti, ma a San Siro dove ce ne sono 80. E dici allora come faccio a farlo? Che sia serio, ma che non sia parodizzabile. Che tra l'altro 80.000 di cui in un il regime, 50% cioè. almeno è pronto a incazzarsi con te, perché no, in Poi caso lo fai a di... San Siro, nessuno t'ascolta, tutti fanno altro. Schiacca sul cellulare. Qui infatti dicono che io sono Col ossessionato MacBook. da come balla Leao e da San Siro, ovvero dal poké. poké, l'immagine del poké. L'hai vista? Questa. I tifosi. Sì, l'ho visto, certo che l'ho visto. Era uno di quelli. Uno va allo stadio, si porta il MacBook, Sì, inizia a lavorare, fa una call di lavoro. Questo è Tu hai detto un l'altra coworking. volta sei stato allo stadio, sì. che sensazione ti ha dato per fare Coworking, è un coworking. Arrivi, c'è gente che lavora, gente con questa è. No, in realtà sarebbe comodo, peccato che San Siro a connessione prende coi piedi. Sì, tra Cioè, l'altro, non però funziona hai niente. usato un'immagine sì. più efficace anche sullo stadio senza tifo. Un teatro? Ah no. Ah, lo stadio senza posso dire pure
è una parola. Ma sì, è come scopare in silenzio. È così, è la stessa cosa. Ti toglie un po', toglie tutta l'emozione. Ma secondo te questo incide sul rendimento? Chiaro che incide. Chiaro. Cioè comunque se non è lo stadio che ti spinge, certo. Anche se Jack è vero che noi abbiamo vinto lo scudetto approfittando di questa cosa qua. Sì, ma era una cosa per tutti. Sì, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Milan. Sì, poi c'era silenzio. Adesso a San Siro non è vero che c'è silenzio. No, c'è brusio. C'è rumore degli ospiti. Di sottofondo. No, del settore ospiti. Cioè, io adesso sì, sono è andato. vero, Quest'anno sono andato. Quella di Coppa Italia col Bari. Uh-huh. Da Bari sono venuti su tantissimi. Era pieno il settore, il terzo Sì, verde. sì. Erano 5.000, credo. Sentivano solo loro. Ma anche la Cremonese, che con tutto il bene non ha proprio la tifoseria più rumorosa del territorio, erano 2.000, quindi comunque un numero rispettato. Però ci sta la Cremona Milano, è una trasferta sostenibile. Cavolo, solo giochi loro. sempre fuori casa. Sempre fuori casa. Ero pure io allo stadio. Sempre fuori casa. Sempre fuori casa. Lì. Cioè, io ho Tutte paura. le volte perdiamo ci sei tu, però. No, non è vero. Questa è una cosa che ti stai inventando, ti sei una pianta. Non sai il mio trascorso. Le male lingue. Quindi dicono basta, ci vuole l'intelligenza artificiale. Arriveremo mai all'intelligenza artificiale per arbitrare? È probabile. No, pensavo per fare il tifo io. No, arriveremo mai all'intelligenza artificiale? Beh, Forse se la vera parli con gli domanda è americani sì, secondo me ce l'hanno già come. Forse quello. No, l'intelligenza artificiale, effettivamente, se ci pensiamo, già la goal line technology è già di fatto una tecnologia Per velocizzare alcuni processi, soprattutto in fase di revisione, sicuramente tornerà utile, chiaro. Sì, però come sempre, cioè, allora la difficoltà che c'è, contando che già il calcio è uno di quelli che ha portato la tecnologia più tardi rispetto a me viene sempre in mente la pallavolo, ok? Ma nella pallavolo è oggettivamente difficile perché al di fuori del diciamo fallo di palleggio non c'è soggettività nella pallavolo, cioè la palla è dentro o fuori, c'è invasione o non invasione in base a se hai o non hai toccato la rete, è tutto lì. Il calcio è di per sé un po' più soggettivo, come può essere, secondo me la pallacanestro è più simile da questo punto di vista. In più gli arbitri tendono a soggettivizzarlo anche un po' più di quanto non fare dovrebbero. sport di contatto, No, ci mancherebbe. No, leggo perché più che l'intelligenza artificiale dico la demenza artificiale in alcuni casi. Allo stadio gli avatar vanno bene in curva, effettivamente in uno sport super digitalizzato. Gli ologrammi in curva. No, adesso a parte di serie, già l'intelligenza artificiale vuole toglierci uno delle gioie della mia vita, che è guidare, perché io amo molto guidare, e adesso infatti queste macchine autoguidanti mi terrorizzano da morire. Adesso vi racconto una cosa, ragazzi. Io non sono un grande esperto di macchine. Prima dell'estate mi è morta la macchina, per cui avevo una settimana per comprare la macchina nuova per poter andare in ferie, e io non conoscevo neanche un modello di macchina, per cui ho iniziato ad andare a vedere in giro, e c'è stato un caso in cui il venditore mi stava illustrando le caratteristiche di quelle macchine e io dicevo no, ma veramente questa... E lui mi guarda e fa sì, ma saranno almeno 10 anni che le macchine queste cose qua, tipo come si chiama, il cruise control adattativo, cioè per me era, per te il cambio automatico è futuro, fantascienza. Cioè ti sto immaginando col buco sotto che spinge, aveva già i finestrini automatici senza la manetta, cioè ho detto, ma quindi va giù da solo il finestrino. Ho dovuto pigliare, hai fatto un mese di training per imparare a guidare, a levare la macchina dal parcheggio. No, scherzi a parte, le macchine adesso sono come l'hai presa? Hybrid? Plug-in, quindi fa sia in elettrico, non lo so. Sì, io l'ho scoperto, poco fa. Pensavo aver detto una cosa serena, tranquilla. No, non so. Però è vero, le macchine oggi fanno un sacco di cose che prima non facevano, certo. Sì, però almeno le guidi ancora tu. È quello il punto, cioè poi secondo me arriveremo in un futuro in cui se vuoi guidare una macchina devi andare per forza in pista, diventerà come andare ai kart, capito? Una cosa che organizzi, prendi e vai, non guiderai per strada. Sei preoccupato da questa, non so perché abbiamo preso questa deriva dell'intelligenza artificiale, però a parlare al TEDx sembra. Non so, vabbè, sono preoccupato abbastanza, dai. Ma per il calcio, al di là dell'arbitraggio, eccetera? Per il calcio, cioè la tecnologia nel calcio? Non lo so, cambierà perché tutti stanno discutendo, spariranno un sacco di lavori
no? Per già colpa stanno, dell'intelligenza chiaramente, artificiale. certo. Il calciatore resterà. Mi auguro di sì. Vedremo una partita con i robot tipo. Non lo Ti so. ricordi che 10 anni fa c'erano quei filmanti che arrivavano dal Giappone con i robot che provavano a giocare ai Sì, campetti, che però non lo so. riuscivano a Tu che calciare. dici? Tu che dici? Sì, dai, uno sport ancora che dovrebbe creare delle emozioni, anche se per alcuni dirigenti Però è no, vero, però sì. adesso scherzi a parte, è vero che perde pubblico il calcio anziché guadagnarlo. Sì, oggi perde pubblico, chiaro, soprattutto sulle nuove generazioni perde pubblico. E Ma quando perché quando vai a elevare questa- la parte emozionale e diventa puro intrattenimento, è chiaro che tutto si va a uniformare. Poi ci sono sport, cioè diciamo che ci sono sempre delle curve, no? Negli anni, ad esempio il tennis ha ripreso vita perché c'è Certo. un atleta della tua nazione che magari performa Anche bene, milanista, tra l'altro. che è Sinner effettivamente, e le persone si riappassionano al tennis. Il tennis era praticamente defunto perché c'era il padel che aveva dato un Sì, è vero, boost è vero. notevole, adesso il tennis ha ripreso vita. Quindi ci La sono pure delle passione, curve. quindi il tema della La passione è fondamentale, cioè nello sport la passione è e fondamentale. dell'appartenenza, aggiungo io, perché ad esempio anche questa Certo. roba di giocare con la maglia gialla, scusate se torno sempre Sì. sulle basi, sono le cose che mi fanno impazzire. Stai proprio. Sono le cose che mi fanno stai- impazzire. stai proprio invecchiando. Cosa, Harry? Anche Udine. Anche a Udine. Giocheremo Anche in a Udine. giallo. Giallo contro bianco? Non è l'idea del secolo. Peraltro, si io sono anche distingue. daltonico, io Ti sono anche posso- daltonico. Ti posso dire una cosa che va in controtendenza, come prendo la parte Sì. chiaramente della passione, ti dico che quello è mero marketing, cioè il Milan negli anni 90-2000 aveva la maglia blu, non so se vi ricordate. me la Quindi- ricordo, sì, Quindi non sì, è sì. il problema della maglia in sé, è quello che rappresenta quella maglia, quello è il problema, non il colore. Il colore sì, è anche un problema quando si vanno a inanellare una serie di problemi, eppure quello ti sembra una cosa. E quindi secondo te oggi perché c'è questo dibattito? Cioè tu senti che Perché sta quando venendo- viene a mancare la passione è chiaro che pure la maglia diventa un elemento che rafforza questa visione. Però Allora, non credo intanto non visto credo che che sia la maglia in sé per sé, è anche Vai. la maglia quando ci sono una serie di problemi. Sì, tu dici va ad aggiungere. certo, sì. Visto che ne aggiunge. parlavamo, ci fa sapere il nostro editore Filippo La Scala, che salutiamo, che adesso la federazione tennis e padel ha più iscritti in Italia di quanti ne abbia la FIGC. Certo. No, Sì, ma io addirittura? non mi meraviglio. E questo è un fattore. Poi va considerato. Beh, no, a me stupisce, non lo No, conoscevo allora, sto dato. io dico la mia. Psicologo e sociologo. Per me il discorso è anche molto legato alla nazionale. Nel senso che è proprio un momento di movimento veramente in difficoltà del calcio in Italia, perché i club, ok, arrivano magari verso il fondo delle coppe europee, ma tendenzialmente non vincono, perché siamo a una Conference League della Roma, che con tutto il bene è la Conference League. Beh, però una E squadra italiana è arrivata in finale l'Europa Champions League- l'anno scorso. Sì, dopo ne parliamo. Infatti anche loro magari con l'IA tornano indietro e cambiano la partita. Però è un discorso in cui il calcio, soprattutto la nazionale, manca clamorosamente. Quindi secondo me il bambino, se non è proprio educato dai genitori, tende un po' a disaffezionarsi e a legarsi molto di più a sport in cui invece l'Italia, e al momento sono tutti gli altri sport tranne il vero. calcio, Non fa una piega. stanno veramente andando fa una forte. piega. Pallavolo Sono- femminile, al momento la nazionale italiana è la squadra più forte che si è mai vista su un campo da pallavolo. Assolutamente. Quella maschile è molto forte, Quindi tu vince dici tra spesso. tanti anni tra qualche anno ci saranno tantissime, fanno il salto in lungo, ad esempio, Non so, come cioè, Furlani. secondo me gli altri, per paradosso di questo momento di crisi del calcio, ha giovato tanto d'accordo. tutti gli altri sport, perché è chiaro che cioè io provo a mettermi nell'idea di un bambino, che grande emozione è stata per esempio l'Olimpiade nel 2021, vedere Tamberi che vince, Jacobs che vince, appiccicati, la staffetta vinta in quel modo, e allora magari il bambino dice guarda, non voglio fare calcio mamma, voglio andare a fare atletica. Ah no, non fa una piega, soprattutto nei primi anni nella crescita un bambino chiaramente ha le emozioni che sono molto più, diciamo, prendono molto di più. Sì, vieni guidato soprattutto dal... è certo. Soprattutto perché Perché se una vai a cosa ti guardare cattura e quella poi si trasforma in passione. ma poi se vai a guardare dov'è che adesso l'Italia sta facendo veramente fatica? Nel calcio, anche proprio a livello di movimento, di Sì. settore giovanile, nella pallacanestro, terribile, e nel... Dove c'è un e altro nel- grande milanista, però è ancora Pozzecco, no? No, poi ha dato le dimissioni dopo la partita ecco. con la Slovenia e L'ho battezzato. il ciclismo. Tre sport in cui l'Italia non si toglie attenzione, al ciclismo soddisfazioni. stiamo arrivando, con Ciccone, Speriamo, Milano, no, però Harry, dico, dammi... c'è tanti anni che non ci sono soddisfazioni sportive
Ecco, vedi, Harry è d'accordo più con me che con te. Cercavo una spalla, dice Alto Mare. Ma quindi dico, cioè, secondo me è anche un pochino questo, perché io sono sempre convinto che l'Italia abbia perso magari tantissimi atleti estremamente forti perché da piccoli hanno scelto di fare calcio e sono diventati magari dei calciatori mediocri. Ci sta. Adesso magari al contrario, dei buoni calciatori invece saranno dei tennisti mediocri, dei potenziali buoni calciatori. Faccio un discorso da anziano, ma Sì. tutto parte dai giovani, tutto parte. Metti anche la mano dietro un po'. Esatto, tutto parte dai giovani, dalle scuole calcio, però è la verità. Ma del resto, raga, non verità. cambia mai niente a livello. Ogni volta che non ci qualifichiamo per i mondiali, cambierà Sì. tutto. No, ma tutto. infatti, giustamente, Cambia. dov'è che il Milan sta lavorando peggio in assoluto in questa epopea di scelte sbagliate? Nel settore giovanile. Che è pazzesco, perché avevamo una squadra Avevamo un veramente settore giovanile di fortissimo, fenomeni. ma io ricordo che Liberali l'abbiamo perso gratis. Liberali, che era il assurdo, secondo violino del nostro assurdo. settore giovanile dopo Francesco Camarda. Camarda stiamo cercando di dargli un minimo più di attenzione. Zeroli vediamo adesso che è Beh, un andato po' più di attenzione. Intanto più Esposito, l'Inter, è vero che hanno un'età diversa, c'ha qualche anno in più, però non lo più so, grande, il Milan tanto quest'anno più doveva grande puntare, Pio, il Milan quest'anno lo doveva tenere e farlo giocare. Tanto più Tu grande che dici, Pio, beh? È difficile, secondo me doveva andare una squadra, forse lì c'è lotta per non retrocedere, sai, quando ci sono i problemi nelle squadre poi. Però dove lo mandi? Lo mandi da una parte dove possa Ma io l'avrei giocare, non è che in una buona Serie B. in una buona Serie B. Pio dallo Spezia arriva, Pio In una Esposito. buona Sì, è vero. Super fatto fare stagione lo allo Spezia. stesso percorso. Sì. Poi allora non sempre va bene, perché A Pobega proposito di Serie B, praticamente. io anche l'Inter ci vedrei bene in Serie B, oltre a Camarda. Certo, però anche questo perché poi è un il altro- campionato di Pio Esposito. Quindi. Questo poi è un altro discorso. Di Jack, cosa No, volevi dire? dicevo, alla fine. Poi delle volte va bene, delle volte va male, tu non lo puoi sapere. Io penso Pobega, prestato praticamente tutti gli anni, a crescere, perché Pobega viene prestato all'inizio in C, poi bassa B, alta B, Empoli, Torino, quindi medio-bassa A Sì. e poi medio A. A un certo punto Pobega è grande, dovrebbe essere a livello per cui può giocare con te, non è a quel può livello andare lì. già boh. in pensione, è quasi età No, dico, pensionabile. cioè, aveva fatto- non tocca quel livello lì, va bene, allora rinunci, tra virgolette, e lo vendi. Certo. Però ci può stare questo tipo di prestiti un pochino Tra più. l'altro quanto aveva 10 milioni? più graduali. 10 milioni abbiamo venduto, Jack? Più o meno. Più o Sì, meno, perché sì, penso sì, sia un sì. prestito con diritto di Sì, scatto, però quindi intorno a vediamo quella poi cifra. se arrivano. Stavi dicendo No, qualcosa? no, stavo dicendo, rafforzavo solo questo concetto che secondo me nel Lecce farà fatica perché è comunque una squadra che quando lotti per non retrocedere devi mettere pure qualcuno di peso, infatti hanno preso Stulic davanti che probabilmente sarà la punta di riferimento perché... Ma fai Fanta? Sì, lo faccio, ho fatto una squadra bruttissima. Bruttissima, Ho fatto perché? l'asta, Perché l'hai avevo fatta sonno, ho sbagliato tutto. Sai che anche a me è quello Io non che mi riesco a fare frega. più non riesco a fare l'asta dopo le 9, cioè, Bravo, io arrivo che fino poi arrivi agli attaccanti che sono quello alle più 4 di notte, Esatto, ho iniziato esatto. a puntare su persone che non volevo. Esatto, Ma e non quindi le- chi hai in no. attacco? Chi hai in attacco? No, Leao. Vabbè, Ho anch'io. Leao, aspetta che te lo anch'io. dico. L'abbiamo battezzato tutti, raga. No, io Leao non lo prendo. Tu no? No, però tanto ho Diao Io ho detto non Immobile. prendo nessuno del Milan e Io mi i sono rotti ritrovato lì. con Leao, Fofana Allora, ho intanto preso. intanto No, ti io ho dico preso- il nome della squadra è Rosa e Olindo. Perché? No, perché lo faccio perché? con Sai come mai? la mia ragazza lo faccio. ok. E poi anche per una canzone bellissima con la pesce di Martino. Aspetta, Ok, che c'è ok. pubblicità, ti dico Leao sicuro, è l'unico che ricordo, pensa tu. Cioè, pensa che attacaccio che hai fatto. No, aspetta. No, io del Milan per esempio ho puntato in 2 Fanta su 3, puntano su Pervis. Pervis in the Pervis. Memphis. Sì, anche perché ho fatto 2 calcoli, Pervis non ha la riserva di fatto. La mia ragazza si è incazzata e non Questo è sono riuscita vero. a prendere. Ma cosa va a fare? Non ho capito il Fanta con la... Ma veramente? Sì, siamo allenatore 1 e allenatore 2. Cioè, quindi tu non hai diritto di parola neanche nel Si è fantacalcio. incazzata perché non sono riuscita a prendere stupidi neanche. Comunque, vabbè, bravo Sì, dell'Udinese. è bravino. però. Leao, Pinamonti, Sule, Stulic e Pio Esposito. L'ho presa uno. Vabbè, Fanta quanti partecipanti? 10. No, ma non mi piace proprio. Sì, squadraccia. Squadraccia. Qui dicono Pervis porta bonus. Speriamo, Sì, è vero, speriamo. è Un vero. assist l'ha fatto. Quando non portano insufficienze No, ha preso anche 6,5 l'ultima partita. Porta bonus. Anche Gesù dice che ha avuto poi a un certo punto ha bevuto troppo, No, però diciamo, allora, e quindi ve la- anche quello, cioè il livello no, di vero, attenzione vero. tende a Ve la butto lì. Ah. Visto che parlavamo dei giovani, di come lanciare i giovani, probabilmente domani, lo diamo abbastanza per assodato, gioca Terracciano. Sì. Ma nell'ipotesi, speriamo non sia così, che l'infortunio di Maignan magari lo tenga fuori un mesetto, quindi salti 4-5 partite.
sul lungo perché non Torriani? Assolutamente sì. Anche perché Maignan mi sembra che sia un po' ai ferri corti ormai, no? Quindi a questo punto Più fuori che dentro, che definiamolo vogliamo così. cioè, per carità, bene, affidabile Terracciano come secondo, ma valorizziamo un giovane di prospettiva. Cioè, cosa dobbiamo Sì, fare? anche se l'ultima volta non è andata benissimo, però ci abbiamo lasciato il cuore l'ultima sì, volta. che poi non è neanche andata male, è andata. Cioè, non è andata benissimo, è andata molto bene in realtà. Sì, Poi è finita male. è finita malissimo. Però è andata benissimo, Cioè, ha 16 anni, ragazzi. Eh. Solo la differenza è che tu lì l'hai messo per necessità. Nel senso che il tuo primo, secondo e terzo portiere ne combinavano una Tra più l'altro Bertoldo. Milan ha avuto l'offerta dal Lione, comunque dalla Francia Sì. per Torriani, e non ha fatto partire quest'estate. Sì, ma lo devi far giocare. Lo rivoleva Perché Fonseca. Donnarumma diventa Torriani. Donnarumma se gioca, non se sta in panchina. Ah, l'hai detto quel nome? Era, lo so. Alleggiava nell'aria, Lo so, lo lo lasciavamo so. sospeso. No, ma lo parlava so. di Alfredo, quello del Brescia. Il grande Alfredone. Il grande Alfredo Il grande Donnarumma. Alfredone nostro, cioè. Mamma mia. Un giorno Però è così. se io fossi Netflix farei una serie su Sui, Alfredo, sui fratelli che Sì. accompagnano. Beh, ci sono le storie, come si chiama? Esaias, comunque che era l'amico di Sedorf, ma Sì, ce n'è certo, alcuni certo, casi di amici, di calciatori. Se non ricordo male, pure Cassano aveva. Però forse ce l'aveva solo nel gruppo di amici che portava. Non lo so, ce n'è uno famoso, adesso mi sfugge il nome, che ha giocato nelle squadre principali in Europa, eccetera, senza aver mai toccato un pallone in vita sua. Era amico di Romario, se non ricordo male. Che meraviglia, sì, bellissimo. una storia meravigliosa. Te lo dico Storie perché romantiche, storie romantiche. d'autore qui che Storie ci sono degli romantiche. chiedono, perché visto che parliamo di Milan, facciamo un po' Milan e comicità, che Sì, tanto certo. in questo periodo Si somigliano? è come quando c'era Berlusconi, era difficile far ridere, certo, no? Perché c'era già erano lui. sulla stessa linea. A chi ti sei ispirato per diventare? No, quando è che c'è stato un momento in cui hai deciso faccio il comico? Ma guarda, io ero età adolescenziale, l'unica cosa che mi dava piacere erano i video comici quando li guardavo e ho detto voglio farlo pure io sta cosa. Sì? Sì, quindi Però, adolescente. ho capito, va bene, adolescente, nella Poi fai tua cameretta. piccoli passi, ho iniziato a fare l'animatore perché era, cioè, all'epoca guardavo i grandi della comicità e tutti avevano fatto sto percorso, quindi faccio qualche anno di animazione, vado a Roma. Beh, effettivamente Fiorello. Sì, beh, tanti. E poi mi dicevi che hai fatto il primo open mic in Italia? Sì, il primo open mic in Italia a Roma 11 anni fa, perché l'anno scorso abbiamo fatto la reunion e diciamo la nuova scena, chiamiamola nuova scena comica italiana, c'era tutta, c'eravamo io, Luca Ravenna, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Michela Ciro, Francesco Frascati. Che però non vi conosceva ancora nessuno. No, non ci conoscevamo nemmeno tra di Non noi. ci conos- No, è come hanno aperto questa cosa, andiamo a vedere, ci siamo conosciuti là. E l'anno scorso abbiamo fatto una reunion a Roma, dopo 10 anni, con i primi pezzi che avevamo fatto. E facciamo ancora ridere? No, però ridevamo proprio per questo. Invecchiati male, ma faceva ridere perché non faceva ridere. Esatto. Visto che Luca Ravenna, il pubblico di Radio Rossonera lo conosce molto Certo. bene, anche se è un interista. Vi capita mai di parlare di calcio? Sì, di- ogni tanto quando ci troviamo E chi è che è più invasato? Chi è più No, invasato? lui molto, molto di più. Sì? Sì, assolutamente. No, lui vive in costante aggiornamento con le notifiche attive su tutto. Sì, no, sono più moderato da questo punto di vista. Mamma mia, raga, comunque potete chiamare, non fate i... Potete anche abbonarvi comunque. Esatto, anzi lì dovreste abbonarvi. Facciamo che leggiamo le probabili della Come no? Non devo neanche. partita. Allora, in realtà c'è un dubbio, due dubbi, perché le probabili escono stamattina, ve le recito perché non le so. Stamattina Beh, è passato. Sono Sì, perché poi è uscito adesso un aggiornamento di Sky Sport abbastanza recente che cambia un paio di elementi. Allora, in porta c'è Terracciano, questo sembra abbastanza assodato, si conferma il 3-5-2. Tomori, braccetto di destra, Gabbia centrale. Stamattina si parlava di De Winter sulla sinistra perché Pavlovic ha recuperato, ieri ha fatto tutto l'allenamento in gruppo, però sembrava che comunque, vista la settimana che ha vissuto, potesse partire dalla panchina. Beh, Invece anche visti i piedi che sembra che questo è un altro discorso, cioè quello rimangono quelli a prescindere dal suo status fisico. Sembra invece che si andrà ancora su Strahina Pavlovic nonostante una settimana di allenamenti diciamo individuali, salvo gli ultimissimi, preferito ancora a De Winter. Vediamo poi se avrà tutti i 90 minuti o se De Winter avrà modo di entrare dalla panchina. Salemakers confermatissimo, tutta fascia a destra anche per mancanza di vere e proprie alternative. Stesso discorso per Estupignan dalla parte sinistra. I tre di centrocampo dovrebbero essere, qui abbiamo il secondo ballottaggio diciamo, Modric per forza, Rabiot per forza,
Loftus-Cheek leggermente avanti rispetto a Fofana, anche se stamattina sembrava il contrario per la maglia da titolare. Attacco a 2, Jimenez, Pulisic, quindi tutto nordamericano, centro nordamericano, come non piace a Lele Adani. Con Nkunku pronto a subentrare, quasi per scontato che entri a gara in corso, ecco. Se l'altra volta aveva 4 minuti di autonomia, gli ultimi 10 minuti potremo vedere Nkunku. No, speriamo di no. Così ti piace? Muscoli a centrocampo. Preferirei un centrocampo un po' più tecnico, però forse ma Ricci proprio non lo vede. È entrato veramente bene, ma non lo vede proprio. No, ma secondo me piano piano passerà dalla parte di Ricci. A proposito di Ricci, che è la controfigura di Reinders, viene usato come controfigura di Reinders. Ieri sera Reinders, ragazzi, ma che giocatore è? Vabbè. Non l'ho vista ieri. Mamma mia. Lo scopriamo ieri, voglio dire. No, lo so, però ogni volta che lo vedi è non un posso, colpo al esatto, cuore, è come cioè. quando rivedi la tua ex Sì, dici preferivo non vederla, cioè preferivo non vederlo. Lo so, hai ragione. Non rivederlo. Tra l'altro, a proposito di comicità, visto che tanto sicuramente lo avremo ospite la prossima settimana, il caro buon Fabio Caressa, non so se avete notato il grande momento di telecronaca quando a un certo punto si fa espellere Di Lorenzo per il Napoli. E allora Caressa è lì con Bergomi. Allora secondo te chi toglie adesso per ribilanciare la difesa? Mettere Olivera? Toglierà McTominay o toglierà Anghissà? E Bergomi gli fa: guarda, ci sarebbe anche De Bruyne. Ma va, non puoi togliere De Bruyne a Manchester nel suo stadio. Infatti. Tolto De Bruyne dopo 22 minuti. Ma Caressa a posto così. Caressa che rideva da solo. La cosa che fa impazzire Caressa è che fa le analisi cliniche mentre un giocatore si fa male. Già sa il livello della frattura, se è composta, scomposta. Sì, esatto. È come che una suolo praticamente. Sì, no, secondo me ha acquisito delle doti quasi paranormali nel fare le così. Cos'ho? Lui ti mette la mano in testa. Quando l'hai mai conosciuto? Gli hai mai stretto la mano? Di reflusso. Sì. Gli hai mai stretto la mano? Sì, mi ha detto che avevo un'ernia. Allora, qui suggerivano The Donnarummas come format. Bello. Beh, come titolo per una serie ci sta. Ma poi bello perché parli di Sì, Gianluigi, di Antonio, e poi di Alfredo non c'entra niente, non è parente né nulla. È soltanto un omonimo. Si prende solo le parolacce, poverino. Tu stai là solo perché sei dici, no, io non c'entro niente. No, tu sei il fratello. Anche perché dalla chat ci hanno fatto sapere che al momento gioca ancora in C con la Salernitana. Ha anche segnato, se non sbaglio, ha fatto la Salernitana prima. Ha anche fatto, ha già iniziato alla grande la stagione. No, se dovessi fare domani un documentario, una roba su chi ti piacerebbe raccontare? Su calciatori, su Galliani. Galliani? Sì, assolutamente. Che torna al Milan, non si sa. Lui ha smentito. Su Galliani. Perché Galliani? Avrà una marea di aneddoti da raccontare quando si appostava per andare a prendere i giocatori. Andava a casa di Ibrahimovic, si incatenava. Andava a citofonare a destro. E poi un crocevia di tante cose. Un crocevia, un rapporto col presidente, rapporto con i giocatori, rapporti con la Lega. Bellissimo. Personaggio secondo te torna al Milan o no? Se ti dovessi sbilanciare? Ma sai che non lo so, guarda, io spero di sì, ma non adesso, ecco, così ci siamo capiti. Jack, che si dice il tabellino delle probabilità oggi, che dice? Che non arriva, cioè lui ha proprio smentito in maniera categorica. Cioè sembra tutto abbastanza. È un politico, non ti dirà mai dritta però, insomma. In una docu su Forlani potrebbe essere interpretato da Brad Pitt. Beh sì, insomma, bisogna vedere se Brad Pitt è d'accordo. Intanto abbiamo una telefonata. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Davide. Ciao Davide. Ma guarda, ho preso spunto da quello che dicevate di Galliani e volevo sapere la vostra riguardo un argomento che è un po' spinoso, no? Perché ora noi tutti vediamo, diciamo, il problema del Milan in Forlani, no? Anch'io un po', però secondo me il problema ovviamente viene anche da più in alto, no? Forlani è un dirigente, il massimo dirigente in Italia, però non è lui il proprietario, no? Quindi deve rispondere a un qualcun altro. E io mi ricordo, soprattutto magari te, Edo, che sei un po' più giovane di me, comunque quegli anni te li ricordi, che anche gli ultimi anni di Berlusconi, in cui diciamo a Galliani mi toccava da fare per parafulmine, io mi ricordo che per fare certi acquisti passavano ere geologiche. Io mi ricordo anche il piccolo Nesta che poi si è preso, però prima di prenderlo è passato tantissimo, eccetera eccetera eccetera. Cosa volevo dire? Che
che lo stesso Galliani, pur essendo un altro tipo di persone, avendo un altro tipo di rapporto con l'attuale proprietà, e non è che riusciva a fare tutto se la proprietà non riesce, quindi per me, io sono sempre per me il problema principale è sempre la proprietà. Sei scettico sul fatto che il ritorno di Galliani possa portare non sono scettico. Galliani può aiutare a livello di comunicazione, a livello di politica, poi mi sembra di capire che potrebbe essere quello il suo ruolo, non una parte attiva nel Milan, nel senso non un dirigente che va a scegliere il giocatore, a comprare o a trattare. Dovrebbe arrivare come consulente, un po' come Ibrahim, ha più consulenti che capelli in testa praticamente, Cardinale. Sì, vabbè, capito. Sembra un'azienda assicurativa la nostra, abbiamo solo consulenti. Esatto. Un consulente vuoi fare però volevo capire un po' la vostra da questo punto di vista, perché il Milan si sta molto orizzontale, quindi si capisce tanto bene chi, però secondo me poi il driver è il proprietario, no? Perché quando sono stati chiusi i fondi anche di Berlusconi, Galliani si era accapezzato con parametri zero, però poi dopo se c'era da prendere il giocatore doveva andare va bene, chiaro, ti rispondiamo. Ciao Davide, ciao. Aggiungo che in tutto ciò pare che lo stadio adesso manca ancora l'ultimo passaggio formale del consiglio comunale, perché una delle ipotesi che era stata fatta era Galliani torna al Milan per lo stadio, sbloccare una situazione che ma no, a livello politico già c'è la persona politica lì per lo stadio, non è che no. Secondo me Galliani oggi, cioè una persona che si è occupata di tante cose, chiaramente che ha un peso politico, ma l'abbiamo conosciuto soprattutto come dirigente sportivo. Sì. Oggi avrebbe forse una figura diversa, non ce lo vedo, cioè sta là solamente per fare cosa? Per dare un peso, per dare una credibilità, per andare nei palazzi. Non dici neanche per garantire la presenza, perché Galliani è sempre presente in ogni partita del Milan, comunque perché è super milanista. Perché dico non me lo vedo adesso, cioè è troppo in contrasto con questa nuova linea, con questa nuova gestione, no? Sai, come ristorante, nuova gestione. Questa. Jack, che dici? Sullo stadio dici? Io su Galliani? Su Galliani. No, non torna. Non torna. Ma, secondo me, ma anche dal suo punto di vista, sì, milanista, ho capito quello che vuoi, ma Galliani, diciamo, cerco di essere gentile anche per rispetto nei vostri confronti, non è più di primissimo pelo. Ok? E neanche di secondo. Cosa voleva dire con rispetto vostro? Rispetto niente. l'ultima puntata di Jack, tra l'altro. Sì. È almeno la quinta ultima puntata. Condivido la scelta editoriale. No, adesso a parte tutto, cioè non è di primissimo pelo né di secondissimo né di terzissimo. Perché dovrebbe andare a infilarsi in sto ginepraio? Senza poter, aggiungo io, cioè soltanto con un ruolo con di una immagine, cioè che senso ha? Poi rischi di fare un po' come quello che, cioè, secondo me sarebbe un ruolo, sì, con un peso diverso, ma un po' simile a quello che adesso ricopre Franco Baresi nel Milan. Cioè totalmente di apparenza, marginale, non fa niente Baresi. Cioè va ai sorteggi di Champions quando il Milan ci qualifica per la Champions. Adesso sta combattendo tra l'altro un'altra battaglia e noi gli siamo vicini, ovviamente. Forza capitano. Cosa stavi dicendo? No, secondo me non verrà mai. Non verrà mai. Guarda, più ci pensavo adesso e più ti dico che non verrà. È una persona intelligente, una persona intelligente e scaltra, quindi non si va a mettere in questa roba qua. A meno che non ci sia qualcosa dopo che noi non sappiamo in questo momento, quindi certo, e allora c'è una promessa che, sai, è scatola chiusa, ci sono dei discorsi fatti che noi non conosciamo, e allora come comunicatore Galliani è meglio di tutti, però cioè, va vista la posizione, un consulente, poi è vero che nel Milan non si capisce niente, i ruoli, cose, però un consulente difficile che rappresenti, come voce ufficiale il club. Ma uno che ha fatto, con tutto il rispetto, ma uno che ha fatto il preside, no? Va a fare il collaboratore scolastico? Non credo. Dopo tanti anni d'età, magari sì, ma non ne ha bisogno. Non credo che abbia questo bisogno di dover lavorare per forza. Ma a parte che lui è senatore ancora, certo. Vabbè, appunto, quindi uno che è senatore va a fare questo. Allora, torniamo un attimino adesso all'ambito comicità, perché io volevo chiederti, Carmine, come funziona, perché mi incuriosisce, il processo creativo quando prepari un pezzo, ok? E anche poi tu come ti trovi comodo. Vuoi sapere? Esatto. E anche poi tu come ti trovi comodo, cioè ti viene, capito, l'idea mentre sei in giro e hai il tuo taccuino
carta e Sì, penna io oppure sì. stai più Ma digitale? Io mi appunto tutto sulle note del cellulare. Ok. Perché Ah, sì, tutto quello parte anch'io. da un'intuizione, Sì. no? Cioè, Ok. diciamo che da un punto di vista osservazionale, che è quello del comico, che vede una roba strana e dice: però sta cosa secondo me fa ridere se la dico. Perché guarda, ad esempio la cosa che vi ho detto degli arbitri, no? Ci Ok. pensavo mentre la vedevo e dicevo: guarda, poveri questi arbitri che adesso devono pure parlare a 70.000 persone. E pensa alla figura dell'arbitro come è scaduta, diciamo, come è andata. Ma pure la divisa, prima era nera, adesso è giallo, sembrano Sì. quelli che lavorano in autostrada, no? L'ANAS. Cioè, vedi, una divisa nera comunque è una divisa seria, no? Di rispetto. Giallo fosforescente, dici, bah, è uno che sta qua, sta lavorando. No, però sono delle piccole cose che io accendo e mi appunto e dico, poi magari se ho tempo di lavorarci, e devo trovarlo questo tempo di lavorare ai pezzi. E quando la notte, quando Io magari mi appunto delle cose, poi non è detto che vada a lavorare un pezzo immediatamente, ma magari faccio passare ritorni un dopo. po' di tempo, perché comunque le idee hanno bisogno di essere sedimentate. E come fai a sapere che fa ridere e che tra l'altro è la stessa domanda ti volevo fare prima, nel senso tu alla tua Sì. cameretta hai detto io voglio fare questa cosa, ma poi com'è che hai scoperto la gente, che facevi ridere quando- la gente, a parte la prima volta che hai fatto all'amore, intendo. Chiaramente, ma anche l'ultima, se è per questo. Anche l'ultima che coincide con la prima. Cosa volevi sapere? Scusa, Edoardo? Com'è che hai fatto capire che facevi Ma ridere guarda, le persone? Io quando ero a scuola facevo l'imitazione del professore, vedevo che i miei amici ridevano e questa cosa mi ha dato comunque voglia di continuare. Ah, ok. E adesso invece che diciamo è diventato un lavoro, scrivo un pezzo ai miei amici, di cui mi fido ovviamente, che dico mi è venuta questa idea, vedi se fa ridere, no? E allora gliela racconto e vedo già le prime reazioni e poi le porto negli open mic, che sono Cioè, il grande fai ancora gli open mic? Assolutamente, stasera ne ho uno, sempre. Ah, qua a Milano? Sì, Dove? sì, sì. Dove? Che sei qui a Milano All'est, magari. est, locale, est. Sì. Mettete est. Sì. Non so dov'è, quindi E cosa fai? Improvvisi ovest. o porti un a ovest. pezzo? No, ho scritto un pezzo stasera su post estate e lo È provo. bello, gli open mic sono democratici perché c'è Assolutamente. chi come No, ma la comicità Carmine. è democratica. La comicità è democratica. Sì? Ma se non ti viene da ridere non ridi, non è che Sì, questo è vero. già la musica è diversa, perché se fai un brano alla fine l'applauso lo fai comunque. La comicità, se non ti viene da ridere non ridi, c'è poco da fare. E cosa fai Di forza. quando sei in una serata dove non scatta la scintilla col pubblico? Piango. No, allora devo dire che per fortuna mi capita sempre meno, anzi, diciamo quasi mai. Cioè che proprio faccio il gelo. Però ti sarà capitato. Però capita che non entra un pezzo, una battuta, è capitato. Lì devi solamente avere fiducia in te stesso e andare avanti. Cioè, scoreggia con le ascelle. No, devi andare avanti. Cioè, dritto? Devi andare dritto. Non hai altre possibilità, perché se ti fermi solo a pensare, Cioè, non metti lo che porti a tu casa. ti sei preparato un pezzo, visto che tu scherzi molto sugli anziani, eccetera. Sugli anziani ti trovi di fronte a un pubblico di anziani che non apprezza. È capitato. E devi andare avanti. Devi andare avanti. Devi avere pure la forza di Cioè, scherzare un po' sul da fatto che kamikaze, un po' da tozzi fan. Questa però, cosa, no? però è un set che devi portare a te. Che fai? Non entra una battuta e scendi dal palco, è la fine. No, pensavo che magari hai. Cioè, chi in mezzo non gli entra un gol, cosa fa? piano, piano No, C. È chiaro che se una cosa non sta funzionando, vai su un altro argomento. Lì magari l'esperienza e la professione ti aiuta. Però ecco, vai avanti, questo è il senso. Cerchi di modificare e magari, che ne so, se un pezzo era di 5 minuti, faccio un esempio sul calcio, vedi che non entra dopo 2 minuti, cambi, non è che lo porto fino alla fine. Comunque, secondo me è uno dei lavori più difficili al mondo. Perché. Fare il comico? Sì, fa ridere. Sì, dopo l'attaccante del Milan, probabilmente. Sì, è vero. Sì, È vero. La È punta più centrale. nobili, è più nobili Sì. perché non è facile far ridere. Ragazzi, mi raccomando, abbonatevi al canale. Io vi ricordo, visto che questa settimana è iniziata effettivamente la scuola, prima settimana effettiva di scuola, che anche voi, i vostri figli possono iniziare la scuola da veri campioni col kit scolastico AC Milan firmato Europublishing. Lo trovate su Amazon, lo trovate sul sito di Europublishing e lo trovate nelle edicole E anche qui sotto, nel link che vi mettiamo in descrizione. Infatti io tra l'altro ero tentato proprio di consigliare a Carmine, se volesse passare dal digitale all'analogico, visto che ti piace appuntarti le idee, kit Questa è una bella cancelleria cosa. del Milan, così dimostri
dimostri anche a tutti Assolutamente. la tua fede, vai lì, carte, tipo quando sei allo stadio, che secondo me di Quando cose, prendi di cose appunti, ridicole adesso ce ne sono d'ora in una poi, marea. L'odore della carta. No, poi adesso a San Siro, secondo me, in 90 minuti di partita del Milan, di spunti comici ce ne sono una ventina Io buoni. vado a fare il Ti metti lì, ritrattista a San Siro adesso. Ovviamente. il caricaturista proprio. Esatto. Senti, Filippo ci dice Est, osteria sociale, ma Google dice che è chiuso temporaneamente. Sei Aspetta sicuro? che ve lo Sei dico. sicuro che è questa sera l'ospedale? Sei No, sicuro stasera. Aspetta che ve lo dico. Adesso. Oh, vabbè. Intanto leggo un po' di. No, li potete usare anche in uffici, Kit. Che vuol dire? Anche io lo uso. Noi lo lo uso usiamo in qui, ufficio. Però. Dacci conferma che veniamo, dicono la chat. Dice la Adesso ve lo community. dico. C'è anche l'Est Bar in via Tortona. Adesso ve lo dico. Vai. Che tra l'altro. Anche perché tanto così ridete stasera che c'è lui, ridete domani che c'è Udinese Milan. No, e vabbè, dai, domenica trovate come qualcosa. se voleste fare una Jack, come te la pronostico? senti? Sì, non un pronostico. No, allora- Che vibes senti? Che Aspetta, vibrazioni vai, dici senti? Carmine? Via Pietro Calvi 31. Est è un'osteria sociale con terrazza. Ah, è quella. Allora è chiusa, Carmine. No, vabbè, stasera apre. È Google, apre Però stasera. sfondiamo. Chiusa adesso, apre stasera. Sfondiamo la porta. Io in non realtà ci è sono nel perché vado via, parcheggio. se no venivo volentieri. Mi dispiace, guarda, bella scusa, Edoardo. Dicono tutti così. Ho un impegno, ma va a cagare. Cosa stai dicendo, Partita. Jack? Allora, Ah. l'Udinese ricordiamo che è già venuta a San Siro una volta quest'anno e è uscita coi 3 punti. Ne sa qualcosa la vincitrice dell'ultima Champions League. No, scusa. Non facile, tanti giocatori molto interessanti, Attà, Christensen, Solé. Forse davanti proprio gli attaccanti che sono quelli che mi fanno un pochino meno paura. Poi abbiamo gli ultimi anni, ci ricordiamo tutte le partite a Udine e la difficoltà che hanno avuto sotto tutti i punti di vista, a partire da quella con Maignan, gli insulti, poi vinta con Okafor. Difficile sempre Udine. Sei il Milan, avevi un jolly partita buttata, te lo sei giocato la prima giornata con la Cremo, basta, non puoi più buttare via, anche perché mi pare che l'Inter no, ma tipo la Juve e il Napoli corricchiano tantino, Cioè se per caso questo weekend vincono, il Napoli è col Pisa, quindi tenderei a pensare che possa vincere. Cominciano a diventare 6 se fai 6 o 5 se fai qualche cavolata a Udine. Ma perché prendete Tantini. in giro su tutto? La guardo Lecce Cagliari stasera, perché non ci credete? Te invece Anche perché tu hai Kilixoy al Fantacalcio. Bravo, Kilixoy vedrete Sai, sarà l'ho detto io quando mi hai chiamato un mese fa. Che cosa? Che cosa? Vatti a vedere. L'hai detto tu, la Kilixoy? puntata. Allora Adesso, l'ho preso appropriazione. allora l'ho preso grazie certo, a te. certo. Allora l'ho preso Kilixoy è come Marcinski, Sì. cioè quel giocatore che te lo raccontano all'estate di Sì, ma perché l'avevi scoperto su Combina un FIFA? tubo. Perché No, avevo visto un paio di video per questo. Sì? Sì. Cioè tu sei uno di quelli che si mette a vedere i best skills and goals di Sale Makers. Sì, Pervis tipo? e Stupignano Sì, skills and goals. Sì. Sì, è bello che poi ti fanno vedere tutte le cose. Cioè, sai quando è che ti devi preoccupare? Quando vai a vedere skills and goals e fanno vedere tutti I retropassaggi. Gli allenamenti. tutte le azioni, sì, degli allenamenti. Dici, ma Non ho mai giocato una partita. Cioè, pure se prendo tutte le partite di calcetto che ho fatto io sembra un fenomeno. Però non è così. Kilixoy l'hanno preso tutti, raga. L'hanno preso tutti. Allora, vedi, se a fine anno, quindi sappiamo chi prende. Terzino forte è Norton Caffè. Quello è un bel giocatore. Era un bel giocatore. Ha giocato una gran partita col Como. Allora, visto che stiamo parlando di giocatori interessanti, eccetera, Christensen dell'Udinese Sì, è un con bel cui centrale. giochiamo è un bel Bel giocatore. centrale e si è parlato anche di un probabile interesse o di un possibile interesse del Milan. Ma io tra i due prenderei Solé, però Christensen. Io tutta la vita. Sì, Solé è nuovo Bremer. E poi io diffido degli. Cioè, quando sai. Quella settimana in cui c'è la Champions, il Milan non fa la Champions, e allora devo fare 2 pagine di Milan comunque sul quotidiano. Che mi invento? Io, diciamo, queste voci di mercato che escono al 17-18 di settembre, col mercato di gennaio, mi fido il giusto. Ma invece se tu dovessi interpretare in un documentario un calciatore, chi ti piacerebbe? Questa è una bella domanda. In una documentario, docuserie. no. No, in una docuserie In tipo. documentario c'è il protagonista, scusa. No, tipo quella che hanno fatto su Totti, una capito? serie, esatto. In una serie.
Tra l'altro di Totti, scusa, così almeno ci pensi, perché ieri mi è capitato sto reel in cui è giovane, quindi un bel po' di anni fa, eccetera, lo intervistano, la Roma aveva fatto una partita in Asia, non so dove, eccetera, e la giornalista gli aveva fatto la domanda sul fatto che le donne asiatiche avevano i baffi, e lui ha detto: cosa ti senti di consigliare? Di farsi la giretta. Beh, ti ricordo che io sono cresciuto con le barzellette di Francesco Totti. Sì, tipo quella ce l'hanno le donne, 4 lettere orizzontali, se era verticale la sapevo. Bellissimo. Comunque vorrei interpretare Comunque chi? Cassano. Cassano? Se ti dimentichi la parte va bene uguale, non c'è problema. Rende più vero. Però era forte, rende più vabbè, vero. ma per la storia bellissima. Non Emerson Royal, qui dicono ad esempio Emerson Royal, Francesco Coco. Emerson Royal bellissima, è la controfigura di qualcun altro. Emerson Royal, cioè pure nella sua docuserie. Cioè tu fai una docuserie su di lui. Origi, anche no, Origi. Origi vorrei essere Origi, non interpretare Origi. Sono d'accordo. O no? Porca miseria. Il posto fisso, lui Una è vita il in posto vacanza. fisso. È il vero statale. È il vero statale, Origi. Sì, però ha 4 milioni all'anno. Quant'è che prende Jack? 4 milioni all'anno? 4 mi pare sì. Mamma siamo mia. Origi docu-serie. Queste Origi cifre qui. sembra che abbia una casa ormai tipo nelle campagne toscane, sapete sta Sì, cosa? sta proprio, produce olio. Produce olio. No, L'olio ce lo vedi lì che salta la Come Beckham che fa il staccionata? miele. il miele si è dato. Si è data una cosa. Lo chiamo ogni tanto in meno, puoi venire un attimo a discussione? No, allora Non sono domani riusciti a c'ho la rescindere. vendemmia. Se mi aspettate, Ci hanno provato a rescindere quest'estate, ma non. ma non. No, ma. Vabbè, Perché dovrebbe rescindere? Tanto Perché? ormai se La domanda aveva vera è senso rescindere 2 o 3 anni fa. Cioè adesso chi lo prende più non è più un calciatore, ormai è un mantenuto. Allora, lui ha detto: Vabbè, sì, voi adesso mi sì. date 4 milioni anche quest'anno e gli amari li offro io. Questo è quello che ha detto. No, Che più comunque altro, in realtà, perché piuttosto che dargli ci sono 4 milioni tanti lavori che si possono fare da remoto, il calciatore viene difficile, Smart no? working. Il smart working È il primo calciatore smart working della storia. Lui deve cioè- mandare un video ogni giorno in cui si allena. In cui si allena. Sì. E basta. Fa solo Basta. l'acqua gym lui. Quello è quello che deve fare. Io l'ho preso a Fanta. Quale Sì. Orighi Kirik Sawyer non si ferma più nessuno. Come no? Ah, è arrivato in Italia e si è integrato bene. Beh, quello sicuro. Assolutamente. Secondo me molti vengono in Italia, soprattutto a una certa età, per svernare, perché comunque c'è il Orighi sole, aveva il 26 sole, anni quando è l'umare, le nuove arrivato, Canarie, sono le nuove Canarie. È vero. Tranne, che- la tassazione, diciamo, per il resto. Beh, Pantaleo, sai, Pantaleo Corvino fa i video da Lecce, va sul lungomare salentino, e fa i video da là dicendo: se vieni qua, bellissimo. Vabbè, è romantico. Pantaleo Corvino, altro personaggio su cui fare una bellissima. Sì. Sì, io amo Pantaleo sì. Corvino. Personaggio incredibile. Ah, vero? Incredibile. Quindi scusa, per convincere il giocatore richiama con dietro il tramonto, fa le gol mangiandosi una puccia, Torre un... dell'Orso, ma va. Allora, io ti ricordo, l'ha detto Sì, lui, no, non no, lo sì. dico io. ti ricordo che Pantaleo Corvino è l'uomo che disse in una conferenza stampa, tipo di presentazione della stagione: ricordatevi sempre che nella vita puoi sbagliare la moglie, ma non il portiere e il centravanti. È bellissimo. Sì, Una delle frasi storiche. L'ha detto Che Conte, genio. questa cosa bellissima. Che genio. Puoi sbagliare moglie, ma non. È un tatuaggio questo. È un tatuaggio. Sì, chissà, beh, tra l'altro, Sì, perché comunque tatuaggio Pantaleo per Corvino direttore che, sportivo. che è rimasto single subito dopo, giusto? Dopo aver detto questa cosa. Invece no? divorziato. lo so. No, sai, però per esempio io ho uno di quei mantra che tutte le volte quando si avvicina il periodo dell'asta del Fanta me lo leggo e continuo a rileggerlo. Ricordati, puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare È vero, la è punta vero. e il portiere. È vero. È fondamentale. La punta del portiere? Io il portiere parto sempre. Il portiere è la punta, lui aveva detto così. Però Sì, sai, sono tutte quelle però frasi non perché giocava al fantacalcio lui, lo diceva proprio per la squadra. lui beh, giocava certo, vabbè, perché lui aveva i certo, soldi per certo. comprare i calciatori veri. Io ho solo i fantacrediti che sono finti, non esistono per davvero e quindi Secondo me non devi sbagliare il centrocampo al fantacalcio. Poi per il resto. Ma Questa- no, è allora quest'anno sì, ma perché sono gli attaccanti questo è buoni in il Serie A sono calcio reale, non devi 3. sbagliare il ma centrocampo. pure al fantacalcio. Sì, certo, ovvio. Ma No, pure quest'anno al sì. fantacalcio. Quest'anno sì, perché tanto in Serie A difensori buoni ce ne sono talmente tanti che sbagliare completamente la difesa è difficile. difficile, Attaccanti ce ne sono talmente pochi che fare un buon attacco è difficile.
perché adesso anche quelli che sembravano certezze assolute, tipo David, dopo 3 partite ha già perso il posto, David, e quindi era il centrocampo, perché invece i centrocampisti buoni, anche iperoffensivi, ce ne sono una marea. Comunque, a proposito di giocatori del Milan, volevo sapere, fai serate con i giocatori del Milan? No, mai fatto serata. Ho visto una volta il buon Davide Calabria in fila al Blue Note, non mi sono nemmeno avvicinato per... Sì, tu cosa ci facevi al Blue Note? Non mi ricordo, forse dovevo registrare delle cose, però eravamo lì e lui era con la sua compagna ed era in fila, però non ho avuto... Lui tra l'altro è grande appassionato di vini. Ah sì? Calabria, sì. Si vede. Sì. No, rapporti con... li produce. Dice, Li produce anche, non lo sapevo. Assieme a Orighi, è un'azienda di famiglia. No, Righi fa vitivinicola. Adesso fanno il pane di segale dalla prossima settimana. Se siete interessati vi lascio il coupon. Sei di segale, a parte Con Righi 10 hai uno sconto del il coupon. No, io ho incontrato una volta Van Basten, questa è una cosa che vi posso raccontare. Sì. Facevo l'animatore all'Isola d'Elba e c'era un mio piano bar che lavorava per più resort e mi diceva ti faccio una sorpresa, mi ha portata e c'era lui. Cioè non ho capito, ti ha fatto la sorpresa a te che hanno presentato lui oppure a Van Basten che gli hanno presentato? Mi frega un cazzo che è questo coglione, però a me ha fatto una sorpresa, ha detto ti porto. E cosa, cioè ti sei trovato davanti? Non sapevo cosa dire e lui fa dai carta penna, non ce l'avevo, l'ho chiesta e mi ha fatto una dedica così sbagliando. Ce l'hai ancora? Sì. No, come Carmen mi ha chiamato, ma va bene uguale, poi ho aggiustato io a casa Ine. Carmina Burana. Carmen? Sì, mi ha chiamato Carmen, però va bene. È il tuo idolo di sempre che Van Basten? No, il mio idolo del cuore ti direi Kakà. Kakà? Sì, del Milan Kakà, certo. Kakà. Perché è quello che mi ha accompagnato negli anni adolescenziali. Quindi... però poi l'hai superato il trauma del... Il tempo aggiusta tutto, direbbero i filosofi. Sì. Vabbè, è un po' mitica, però sì, è una persona che ho più nel cuore di direi Kakà. Vabbè, chiaro, i grandi miti, Van Basten, Maldini, ma proprio per un affetto mio personale, per quello che è stato, il tipo di giocatore. Pensa che la generazione di Jack, il giocatore più forte che hanno visto è Mattia Destro. Bello. E quindi è tra i migliori. No, a parte per dire, mamma mia. Per quello che ho visto io, Suso era un giocatore di livello sopra la media. Suso? Così come Deulofeu. Perché gli anni che ho vissuto io quelli sono. Vabbè. Che cosa dobbiamo parlare? No, non è che mi devo vergognare, che sono nato io seguo dal 2010. Il piatto più buono mangiato nella mia vita è pasta al burro. Così io sono un grande fan della pasta al burro con un po' di parmigiano sopra, però c'è della coerenza, veramente buono. No, ma a parte tutto, cioè per me l'idolo assoluto fino a quando ero bambino è sempre stato Pirlo. Poi diciamo che chiaramente il suo andarsene un po'. Se devi fare il tuo podio, Pirlo, Silvano Voss, il terzo poi? No, Pirlo, ti metto sempre per affezione Thiago Silva. Silvano Voss ha aperto una concessionaria, non so se lo sapete. La Sobbiatiarno di fianco a Origi che sta la Volkswagen. Che cosa? Pato non l'hai visto? Ti chiedo. No, è Pato era il terzo. Come ti incanta. Infatti anche quella partita lì per me è indimenticabile. In realtà un giocatore che a me aveva fatto provare delle cose era stato Kevin Prince Boateng. Perché era spettacolare in tutto quello che faceva. Cioè faceva dei gol veramente spettacolari. C'era un... vi ricordate quando Ballò fece il balletto con Jax? Ma che bello! Ma che belli erano quei tempi in cui... Allora, poi ragazzi, ma che gol faccio? Quello a Barcellona, quello all'Arsenal, quelli 2 dei 3 al Lecce, mostruosi. Cioè ragazzi, poi si va a calciare da fuori, bene, forte, cattivo, potente, però quando indossò la 10 io... Certo. No. Traballo un attimo. Esatto, un po' ho avuto... Però sì, adesso andiamo a chiudere. Ai tempi di Edo c'era Lido, ma perché non... C'era Kilpin ai tempi di Edo. Mi è venuta in mente un'altra cosa, scusami, sono rimasta a 4 cartelle fa. Calciatore da riscoprire, andatevela a cercare se non lo conoscete, su cui veramente dovrebbero fare un film, è Ezio Vendrame. Ezio Vendrame. Andatela a cercare, calciatore del passato, ha giocato nel Vicenza, personaggio incredibile. È il nostro George Best italiano. Sì, purtroppo non c'è più. Beh, effettivamente purtroppo un po'... non c'è più. Sì, ma la sua vita è assurda, ha degli aneddoti bellissimi. Pensavo dicessi Faustino Spriglia. No, Ezio Vendrame è un personaggio incredibile da film. Ecco, lui è il calciatore da film.
figlio era orfano, quindi viene lasciato, viene lasciato tipo, non mi ricordo se è un convento, l'orfanotrofio, cresce e la sua vita è assurda pure da calciatore, andava sempre con le donne, a volte andavano a ripescarlo, ma fortissimo. Dennis Rodman ammazza, crea purtroppo uno poi via l'infarto mentre va a vedere la partita, perché avevano fatto una combutta tra le due squadre, insomma si erano venduti la partita, lui non voleva partecipare a sta cosa, quindi batte il calcio d'inizio, prende palla, va verso la porta, la propria porta, fa finta di calciare, blocca la palla sulla linea e a un tifoso sugli spalti gli viene un infarto e muore. Non ne ci credo. È tutto scritto, documentato, non vi sto dicendo cose. Prima lui saliva sul pallone. A un certo punto, se doveva fare un lancio, saliva con tutti e due i piedi sul pallone e è tipo il gesto dell'ammiraglio. No, non ci posso credere. Andate a vedere, non è che... No, guarderò. Un personaggio incredibile del calcio italiano. Allora, prima di fare come ci suggeriscono in chat, ovvero scusate. di far vedere all'ospite come tiri i remi in barca, ringraziamo Nincio92 che entra tra i migliori e si abbona per la, penso, prima volta. Quindi benvenuto, siamo molto contenti di averti con noi. Va bene ragazzi, le 14.01 è veramente volata questa puntata. Carmine, anche grazie, soprattutto grazie a te. Grazie a te. Bello. Continua a fare Milan, promettici che continuerai a fare Milan. Ormai non credo si cambi dopo una certa. No, e stasera tutti a est. Tutti è vero, ma con moderazione, che è un open mic, insomma. No, vabbè, andate e dite, se venite mi fa piacere. Col codice Radio Rossonera 01 avrete un chilo di pane della ditta Orighi Calabria. No, passate a salutarlo così almeno vediamo. Vediamo e tu torni a salutare anche noi, tornerai volete, va bene. Soprattutto quando il Milan va bene. Grazie Jack. Grazie a te, grazie a tutti voi, anche chi ha telefonato, agli abbonati, a Enrico, grazie a tutti. E oggi ci vediamo pochi siete stati un po'. Talk 16, Lunch Press lunedì alle 13. Prima grazie anche a Enrico e gli appuntamenti ve li ha già dati Jack, quindi domani sera una partita. E post partita ovviamente a seguire. Noi invece qui lunedì alle 13. Ciao. Settembre, tempo di rimettersi in gioco, non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti